Salve a tutti e benvenuti alla 27esima tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 70 e oggi vediamo il periodo che va dal 1972 al 1974. Anni in cui accadono importanti avvenimenti nella società americana come le dimissioni di Richard Nixon travolto dallo scandalo Watergate e nel cinema l'uscita di Il Padrino, il primo film lanciato con la logica del blockbuster. Buon viaggio! Nel 1972 esce Il Padrino di Francis Ford Coppola, che racconta la storia dell'ascesa e caduta di una famiglia mafiosa americana, la famiglia Corleone. Questo film che è il primo di una saga di 3 opere che complessivamente vinceranno 8 Oscar, è diretto da uno dei registi di punta della New Hollywood, però è prodotto dalla Paramount secondo la nuova logica di realizzazione dei moderni blockbuster. Parliamone un attimo. Fin dai tempi di Griffith degli anni 10, a Hollywood si è sempre saputo che film molto grossi e costosi possono produrre molti utili, ma se fanno fiasco portano il produttore direttamente alla tomba. Questa alta rischiosità dei colossal non ha comunque scoraggiato i produttori che si sono lanciati in avventure che a volte sono andate benissimo, come Via col vento o I 10 comandamenti o Tutti insieme appassionatamente, ma altre volte, come nel caso di Cleopatra o I cancelli del cielo, il film maledetto che ha segnato la fine del rinascimento hollywoodiano, hanno destabilizzato gravemente le finanze della società e le hanno rese vulnerabili alle scalate degli avventurieri di Wall Street. Questo era accaduto perché i vecchi tycoons, i pionieri che avevano fondato le major e le avevano fatte prosperare, non erano però mai riusciti a trovare la formula che permettesse loro di andare sul sicuro o perlomeno di non trovarsi in ginocchio in caso di fiasco. Ora invece i nuovi padroni, sotto l'egida delle grandi banche d'affari dell'Est, questa formula l'avevano trovata e consisteva principalmente in 2 ingredienti. Il primo è l'integrazione degli studios dentro queste gigantesche conglomerate multimediali di dimensione multinazionale che hanno le spalle talmente larghe da assorbire qualunque fiasco. E il secondo ingrediente è costituito da logiche commerciali e pubblicitarie del tutto nuove. E con questo film la formula comincia a venire applicata, poi verrà sempre più perfezionata anche con i film successivi. E così Il Padrino, che era costato 8 milioni di dollari, solo nel primo weekend ne incassa addirittura 81 e continua tuttora a generare ricavi, ormai siamo arrivati a qualcosa come 270 milioni. E Il Padrino è solo l'inizio del nuovo corso. Ma andiamo avanti. Cabaret del 1972 è la trasposizione cinematografica dell'omonimo musical di Broadway, diretto da Bob Fosse e interpretato da Liza Minnelli. Ambientato nella Germania dei primi anni 30, su cui incombe l'incubo del nazismo, il film racconta la storia d'amore fra un giovane scrittore inglese e una spregiudicata cantante di cabaret. Il musical prosegue sulla strada già imboccata nel 61 con West Side Story e qui fa un ulteriore passo avanti per le tematiche erotiche trattate, tanto che i critici lo hanno definito il primo musical per adulti della storia del cinema. Al di là di questo, comunque, il film ha un grande successo, vince 8 Oscar, compreso quello per la miglior regia a Bob Fosse e quello per la miglior attrice protagonista a Liza Minnelli, il cui ricordo nella memoria collettiva del pubblico sarà per sempre legato a questo personaggio. Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere, è un film del 1972 diretto e interpretato da Woody Allen, una parodia di un famoso libro divulgativo di sessuologia in circolazione in quegli anni. È un film a episodi, ognuno dei quali si apre con un quesito al quale viene risposto in modo satirico.
Questo film ha avuto un buon successo, si trova fra i primi 10 film più visti nell'anno. L'umorismo di Woody Allen è sempre raffinato, intellettuale e lo dimostra anche il modo con cui è stato realizzato questo film, che per le tematiche trattate avrebbe potuto avere anche un tono più greve. Ne risulta invece una serie di sketch esilaranti che prendono in giro le nevrosi dell'americano medio e la mania per certe tematiche innescate dalla rivoluzione sessuale dell'epoca. Corvo Rosso non avrà il mio scalpo è un western del 1972 interpretato da Robert Redford e diretto da Sidney Pollack, un altro importante regista del nuovo corso hollywoodiano. Racconta la vita e le avventure di un cacciatore bianco delle montagne rocciose e dei suoi frequenti incontri e scontri con gli indiani del luogo. Questo film ha avuto un ottimo successo, è sesto nella classifica degli incassi ed è considerato un po' una pietra miliare, che segna un po' una svolta nel modo di considerare gli indiani. Qui i nativi americani sono infatti rappresentati come una cultura certamente contraria alla civilizzazione, ma non come una cultura negativa o inferiore. E il messaggio di questo film in fondo è proprio questo, la necessità di una tolleranza reciproca, forse un po' fuori tempo massimo. Il 1973 vede l'assegnazione di 7 Oscar a La Stangata, diretto da George Roy Hill e interpretato da Robert Redford e Paul Newman. È la storia di una truffa eseguita da 2 compagni ai danni di un pericoloso gangster della Chicago degli anni 30 per vendicare un loro amico da lui fatto uccidere. Oltre al grande successo di critica, questo film ha avuto anche un grande successo di pubblico, è il secondo nella classifica degli incassi di quell'anno. La squadra è la stessa di Butch Cassidy, di cui ho parlato in un video precedente. Stessa squadra, stesso regista, con l'aggiunta di un formidabile Robert Shaw nelle parti del cattivo e vittima designata. Con questo film viene codificato anche un nuovo sottogenere di commedia, il truffa movie, il cui modello verrà riproposto successivamente, più o meno variato, in decine di altri film, ma anche in Italia. Per esempio mi viene in mente Bluff di Sergio Corbucci del 76 con Adriano Celentano e Anthony Quinn. Ma il box office del 1973 assegna la vittoria ad un film horror, L'esorcista di William Friedkin, che racconta la storia di un esorcismo eseguito su una ragazzina posseduta dal demonio. L'esorcista è diventato un classico del genere e con questo film Friedkin miete il suo secondo successo dopo Il braccio violento della legge di 2 anni prima, nonché si guadagna una nomination all'Oscar per la miglior regia. Seguendo la logica seguita dalla Paramount con Rosemary's Baby di Roman Polanski di 5 anni prima, cioè quella di finanziare con budget milionari questi film horror che altrimenti sarebbero rimasti confinati nella ristretta nicchia degli appassionati, la Warner Bros. Getta in questo film tutto il peso delle sue dimensioni e lo finanzia con un investimento di qualcosa come $12 milioni. Un investimento ben redditizio perché ne guadagna ben 200, 20 volte tanto. Serpico di Sidney Lumet è un film del 1973 interpretato da Al Pacino, che interpreta la parte di un poliziotto giovane e ingenuo che scopre i traffici di alcuni colleghi corrotti, i quali lo incastrano e cercano di farlo morire. Con questa performance Al Pacino, la cui carriera ormai è decollata dopo il grande successo del Padrino dell'anno precedente, si guadagna la sua seconda nomination all'Oscar come migliore attore. Il film è tratto dalla storia vera di Frank Serpico e si inserisce in quel filone di critica sociale alle istituzioni, in particolare in questo caso la polizia, che era molto presente nel cinema di quell'epoca, soprattutto la tematica della polizia corrotta. Ma adesso un altro musical.
Jesus Christ Superstar è un musical diretto da Norman Jewison del 1973 che racconta l'ultima settimana di Gesù prima della Passione e porta sullo schermo una delle più grandi opere rock mai rappresentate a Broadway. La controcultura giovanile, il mondo hippie, la musica rock, sono tutte tematiche presenti in questo film che dipingono Gesù come un maestro spirituale di una comunità hippie, come ce n'erano tanti in America a quell'epoca. E il suo messaggio è sostanzialmente: se Gesù fosse nato ai nostri tempi, con la copertura mediatica di cui avrebbe potuto godere, forse il suo messaggio si sarebbe diffuso molto di più, come gli canta Giuda nella canzone finale del film. Comunque, al di là di questo, non è che in questo film si debba cercare chissà quale significato teologico o chissà quale fedeltà storica, però certamente la sua musica sfida il tempo ed è tuttora godibilissima. Sempre del 1973 è il primo film di successo di George Lucas, American Graffiti, interpretato da Ron Howard, il futuro protagonista della fortunatissima serie TV Happy Days, nonché futuro regista di successo, e Richard Dreyfuss. Il film racconta le scorribande di un gruppo di ragazzi nell'ultima notte prima di lasciare la città per andare al college. George Lucas appartiene a quel gruppo di amici che gravita attorno a Francis Ford Coppola e che sarà una colonna della New Hollywood, gruppo chiamato The Brats, i marmocchi, e di cui fanno parte anche Steven Spielberg, Martin Scorsese e altri. Coppola nota questo giovane regista e decide di fargli da mentore. Con la sua casa di produzione, la American Zoetrope, gli finanzia il suo primo film nel 71, un film di fantascienza che si intitola L'uomo che fuggì dal futuro e che sarà un fiasco. Ma Coppola è un idealista e non si perde d'animo, anzi si dà da fare per trovargli il produttore del suo film successivo, American Graffiti appunto. Con tutta la musica d'epoca che contiene, il produttore ideale è senza dubbio la Universal, che ora appartiene alla MCA, un'ex agenzia di talenti che controlla tra l'altro anche la Decca Records, una casa discografica, e che quindi è l'ideale per la gestione dei diritti musicali, anzi anche per il rilancio di tutto il proprio catalogo di musica d'epoca. Cosicché l'Universal si convince, gli finanzia il progetto, il film esce nel 73, ha un grandissimo successo, è terzo nella classifica degli incassi e Lucas decolla. Travolto dallo scandalo Watergate che lo vedeva accusato di essere mandante di intercettazioni illegali ai danni del Partito Democratico, il 9 agosto 1974 Richard Nixon si dimette dalla presidenza degli Stati Uniti per evitare l'impeachment, la messa in stato d'accusa da parte del Congresso. È lo scandalo più grave mai subito dalla più importante delle istituzioni americane. Il secondo capitolo della saga del Padrino esce nel 1974, ancora una volta diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Al Pacino. Racconta la storia di Michael, il figlio di Don Vito Corleone, e dell'ascesa della sua famiglia mafiosa ai vertici della criminalità, ma racconta anche in parallelo le origini del padre, Vito Corleone, immigrato da bambino dalla Sicilia per sfuggire ad una vendetta del capomafia locale e i suoi primi passi sulla strada della delinquenza nella Little Italy dei primi anni del Novecento. Il personaggio del giovane Vito Corleone è interpretato da Robert De Niro, che vince anche l'Oscar per il miglior attore non protagonista. Pur incassando un quinto del film precedente, ma stiamo parlando sempre di 60 milioni di dollari, questo film vince però 6 premi Oscar contro i 3 del primo. Ed è uno di quei rari casi in cui il seguito è migliore del precedente. Ma il box office del 1974 premia però Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks, una parodia del genere western con situazioni trovate paradossali, come quella dello sceriffo nero come protagonista della storia. Il film si lascia andare anche a scene metacinematografiche, come quella dell'epica scazzottata finale che degenera e abbatte le pareti del set, finendo su quello adiacente dove si sta girando un musical gay.
Mel Brooks è un comico newyorkese, già autore di programmi televisivi molto fortunati e che 6 anni prima aveva già debuttato al cinema con il film Per favore non toccate le vecchiette e per il quale aveva vinto anche l'Oscar per la sceneggiatura. La sua comicità è completamente diversa da quella di Woody Allen, è tutta basata sull'umorismo farsesco e basato sulle parodie. Il 1974 è un anno molto fortunato per lui perché nello stesso anno esce anche un altro suo film molto fortunato, in questo caso sarà una parodia dei film horror degli anni 30 e destinato a diventare un cult movie, Frankenstein Jr. Chinatown è un film di Roman Polanski interpretato da Jack Nicholson. Ambientato nella California degli anni 30, racconta la storia di un investigatore privato incaricato di indagare su un'infedeltà matrimoniale, ma che scopre a poco un ambiente di malaffare e corruzione legato al potere politico e alla speculazione edilizia di cui rimane egli stesso vittima. Questo film si richiama ai film noir degli anni 40, di cui ne ricostruisce con precisione meticolosa le atmosfere, le trame e gli intrecci. Ed è un po' una caratteristica del giovane cinema di questo periodo, come abbiamo visto anche in American Graffiti, cioè un cinema che guarda al passato, lo studia, lo ricostruisce, lo seziona, ne fa un mito, ma non un passato dal quale sia possibile imparare qualcosa, ma guardato con tenerezza, come un'epoca ormai perduta per sempre. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video proseguiremo nel capitolo dedicato agli anni 70 e vedremo gli anni 1975 e 76, che vedono la fine della guerra del Vietnam e l'uscita del film Lo Squalo. Il primo film è concepito con una logica produttiva e promozionale completamente nuova. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete commenti, osservazioni, suggerimenti scrivetemi, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!